Buongiorno, eccoci qua, è il venerdì, sono di nuovo leggermente in ritardo, però devo dirvi che da quando comunque è uscita un po' questa leggerezza e quando è cambiato tutto, stiamo più o meno tornando, più o meno dico non completamente, ma più o meno stiamo tornando in una veste di normalità, di conseguenza con vari impegni quotidiani ogni tanto mi succede di non poter fare il video subito a mattina. Comunque vi ringrazio perché state numericamente sulle pagine di YouTube e anche su quelle di Facebook, state diventando sempre di più e io sono così orgogliosa del mio gruppo, ma anche di tutti voi, delle vostre condivisioni e di questi benefici che tutti ci stiamo portando a casa. E vi ringrazio anche che apprezzate a questo punto, questo mi vuol dire che state apprezzando molto questi momenti insieme. In questa settimana ho avuto l'opportunità, avevo pensato di fare tutta un'altra cosa, però avevo l'opportunità in più di una occasione parlare con le persone che avevano una difficoltà in amore e come si è ripetuta più di una volta con le domande, con così bisogno di spiegare alcune cose, ho sentito bisogno di trattare oggi questo video proprio su questo argomento, ma in due modi molto, molto particolari, perché qui parlerò oggi di due tipi di relazioni dove voi andrete a vedere se vi trovate dall'interno di una relazione simile e cosa si potrebbe fare, o cioè cosa penso io che sarebbe meglio di fare in queste situazioni. Ma sono due tipi di relazioni, non stiamo parlando qui di relazioni normali dove ognuno di noi deve lavorare un po' su se stesso o consigliare a proprio partner di lavorare su qualcosa d'altro, ma proprio di due relazioni che secondo me andrebbero in modo più veloce e più breve sciolte e allontanate da noi. Allora, una è l'amore tossico e un altro è amore di dipendenza. E c'è una bella, secondo mio avviso, ecco, questa è una mia visione della cosa, magari qualche psicologo sicuramente avrebbe qualcosa da dire e tanto di cappello perché io non sono un psicologo, ma ho notato queste differenze tra questi due tipi di atteggiamento e delle personalità e delle relazioni che possiamo incontrare. Per me il rapporto tossico consiste nel fatto di una persona che entra nella nostra vita, maschile e femminile, non importa, che ha la tendenza di essere leggera, vivace, coinvolgente, molto veloce, empatica a tal punto di comprendere subito i nostri stati di animo, cioè i nostri bisogni personali e si propone nella nostra vita come un ragno che crea una ragnatela intorno a noi, in- molto veloce, pam pam pam, entra nella nostra vita con tutte queste proposte molto importanti, come può essere matrimonio, figlio, soldi, viaggi, cioè tutto quello che sente che per noi è importante, lei ci conquista, lei o lui ci conquista con questo tipo di proposta, entrando nella nostra vita come un vulcano, ma è anche come una forma di iniezione quasi tossica, appunto per questo lo considero tossica, di tutti questi nostri bisogni. Ok, nel momento quando questa cosa qua dentro di noi crea una forma di fiducia e noi cominciamo a sentirsi innamorati verso questa persona, la prima cosa che persona fa è allontanarsi. Perché? Si allontana perché praticamente ha paura di essere abbandonata e sono sempre simili paure che possano perseguitarci in qualsiasi tipo di personalità o di relazione, ma dimostriamo queste paure, affrontiamo gli altri, ok, i nostri rapporti con gli altri sono diversi e dipendono molto da tipo di persona. Allora, queste persone così tossiche per noi, le loro paure di abbandono manifestano in questo modo.
come tornado entrano nella nostra vita, creano questa ragnatela, ci propongono tutto quello su cosa noi possiamo pensare di non poter fare nemmeno e pensare di aver trovato la soluzione perfetta. Il momento quando ci sono calate le nostre difese, praticamente quando ci siamo innamorati, la persona comincia a allontanarsi e piano piano mentre si allontana e noi cominciamo a fare le domande, chiedere le cose, informarsi, cercare di portare, ci scendiamo a compromessi per riavvicinarla, più noi facciamo questa cosa, più questa persona alza il tiro della nostra tolleranza, cioè può passare dal quello che non si fa sentire più così spesso a quello o alla quella che praticamente verso di noi c'è una violenza verbale, offese che ci fa in modo pubblico, verbale, intimo, praticamente diventa un po' una manipolazione psicofisica nel rapporto dove succede anche un'altra cosa nel passo 2. Questo è il primo, cioè, primo passo è il conquistarci, secondo passo cominciare a allontanarsi, terzo passo è quello di farci tirare sempre di più la corda della nostra tolleranza, ma non con intento di perderci, perché nel momento quando noi effettivamente diciamo basta, basta, adesso veramente ho la pipa piena e non voglio sapermene più, questa persona, prima cosa che farà, ritornerà nella vostra vita con intento di riconquistarvi, perché in teoria questa paura di essere abbandonata, di non essere più importante per qualcuno, è la sofferenza più grossa, cioè lei o lui non si può permettere questa emozione e riparte tutto l'iter, cerca di conquistarci, ma tutto ciò io dico è di fiato corto, perché purtroppo non riesce a soddisfare questo suo bisogno di continua conquista e di tira e molla perché la paura di essere abbandonati la spinge subito ad allontanarci per non soffrire, cioè pensa di avere sempre questo forte controllo su tutto ciò che succede. È un'emozione di molta forza e molto tossica e come ogni relazione tossica andrebbe pulita. Noi dovremmo trovare il modo di disintossicarsi completamente di questa persona e se siamo fortunati di non avere figli, cioè di non essere cascati nella trappola di un matrimonio con i figli, proprio strappare i numeri di telefono, buttare via tutto e cercare di riprendere la nostra vita senza paura di aver perso qualcosa, perché questo tipo di persona ha bisogno veramente di un grande aiuto e questo tipo di persona avrebbe bisogno di un vero e proprio psicologo, perché qui c'è una discompensazione emotiva che è molto profonda, di conseguenza non pensate che siete voi, che sono io o che siete voi che potete essere d'aiuto. Perché questa è la seconda trappola che noi facciamo a noi stessi, che pensiamo che noi possiamo cambiarli, che noi possiamo fare qualsiasi cosa per aiutare a queste persone. Ci sono professionisti, ma in prima battuta deve essere persona consapevole e chiedere aiuto, perché senza questo non andiamo a nessuna parte. E spesso il problema proprio di queste persone, come sono grandi conquistatori, hanno tanta energia vitale, per la paura di non essere, sotto virgolette, abbandonati e abbattuti, sorvolano sopra tante cose, sono quelli che si fermano di meno. È molto difficile aiutarli nel finalmente trovare la serenità e quello cosa stanno conquistando, cioè amore vero, ok? Amore giusto, un equilibrio di amore permettendosi di amare e di trovare persona giusta con quale non avranno la paura di essere abbandonati. Secondo tipo di persona o della relazione che abbiamo detto e che è quella della dipendenza, può nascere anche da una relazione, è quel partner dall'altra parte che dice
sono, come dire, posso aiutarli, posso cambiarli, perché prima mi ha fatto credere questo, dov'è che ho sbagliato, c'è colpa mia, non troverò mai più. Quando vi sentite dire a voi stessi non troverò mai più il partner così, nessuno è bravo come lui o lei, nessuno ha potuto farmi sentire così, nessuno si è preso cura di me, mi mancheranno, nessuno mi coccolerà così. Tutte queste informazioni che voi state dando a voi stessi, praticamente vi state comunicando che siete in una relazione di dipendenza. Perché? Perché se non c'è più questa relazione o che comunque state soffrendo in questo momento, vuol dire che qualcosa è cambiato e vuol dire che siete voi che tenete a piedistallo una persona che quel ruolo non c'è più, ok? Che nella vita vostra qualcosa è cambiato e siete voi che vi state ponendo il limite dicendo che non troverete mai più una persona uguale. Ok, chi è che dice questa cosa qua? Dentro di voi sta dicendo questa cosa qua la bambina che bambina o bambino che è stato anche lui abbandonato, ha sofferto, non era stato mai abbastanza, ha sofferto di solitudine, di mancanza di amore o ha vissuto la difficoltà nelle relazioni tra i genitori o via così. Allora, in questa circostanza, come vi ho detto per l'amore tossico, il metodo migliore, se non avete figli e legami di questo genere, tagliate ogni ponte, tagliategli numeri di telefono, contatti, sparite voi o fateli sparire dalla vostra vista. Invece in questa relazione avete a che fare con voi stessi. Siete voi che dovete comunicare con questo bambino sofferente dentro di voi e dargli esattamente quello di cosa ha bisogno. Dovete essere voi quelli che gli offrite questo amore, perché è questa condizione in quale si sente al sicuro che deve essere abbastanza a se stesso. Mm, Perché da questa sicurezza, da questo senso di appartenenza e rispetto e amore verso di se stesso, sarà in condizioni di valutare bene le persone, di attirare le relazioni sane senza dipendenza mentale, fisica o di qualsiasi altro genere. Allora, primo passo è riconoscere se vi troverete in questa condizione e cosa è che vi sta dando questa persona, perché è proprio quello, nel momento quando voi dite mi sta dando questo, questo, questo e nessun altro me lo potrà dare, voi dovete vedere se questa cosa qua è reale, se ve la sta dando o è una vostra idea a quale voi vi siete aggrappati per la paura di non rimanere da soli o di non essere di nuovo, sotto virgolette, abbandonati. Seconda cosa, quando avete scoperto cosa effettivamente vi stava dando e cosa che vi manca, concentrarsi sul fatto di dedicare voi stessi alla vostra piccolo essere dentro di voi, tutto questo amore, tutte queste coccole di quale ha bisogno, con tanta pazienza. Siete pazienti, sempre, scusatemi, è uscito anche in croata, sempre in qualsiasi momento dico a voi stessi, ma lo dico anche a me stessa e a tutte le persone care, a tutte le persone che stanno. Siete pazienti con voi stessi. Non pretendete da voi quello che non pretendete dagli altri. Non pretendete da voi stessi e vi considerate falliti o incapaci di fare una cosa in una notte quando avete messo magari 20-30 anni per... per arrivarci lì dove siete. Avete messo 20-30 anni di arrivarci in quella situazione, oggi di capirla, non dico passate 20-30 anni ancora per pulire questa cosa qua, però datevi il tempo, comprendete, amatevi, coccolatevi e create in questo modo la condizione di una relazione sana. Io in tutte queste due forme di emozioni e di amori, sia quella tossica sia quella di dipendenza, mh,
vi consiglio di, se è possibile, interrompere le relazioni, perché è molto difficile che da una cosa così, quando voi avete attirato una persona anche semplicemente di dipendenza, che questa stessa persona riesce nella evoluzione della vostra crescita, riesce a fermarsi a vostro fianco. Perché? Perché voi l'avete attirata nell'energia del vostro bisogno. Nel momento quando vi siete soddisfatti, comprenderete che non c'è bisogno di credere che è unica su 7 miliardi di persone su questa terra, che è unica persona che vi può dare tutto ciò. E poi, soprattutto perché l'amore vero, la energia vera passa attraverso una crescita insieme. Nelle migliori situazioni, nei migliori matrimoni si cresce sempre, si migliora, si litiga, si prende a calci nel culo, che poi non è così, però intendo dire, la perfezione di un rapporto non esiste, ma ci sono rapporti che sono veramente dannosi. In primo caso, ripeto, la persona che ha queste tendenze di creare gli rapporti tossici, ma essere lui protagonista di questa cosa, avrebbe bisogno di un bel sostegno psicologico, ma senza pensare che è una cosa drammatica, ma proprio per guarirsi, aiutarci perché c'è un discompenso emotivo. Da un altro lato, siamo noi che abbiamo un leggero discompenso emotivo su quale possiamo nutrire il nostro piccolo essere per essere in grado di permetterci un vero amore. Spero di esservi stata d'aiuto, spero che tutto ciò che è stato detto vi serve, può essere d'aiuto a chiunque, ma anche solo una persona in questo mondo che si potrebbe sentire coccolata, indirizzata, io sono molto grata. Condividete questa pagina, divertitevi, fate le cose belle e non avete paura per il futuro. Un abbraccio grande e alla prossima. Ciao!